Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul canale. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, qui ormai abbiamo invernato, adesso con questo video voglio farvi vedere le ultime operazioni che ho fatto sulle cassette e sui polistiroli. Vi farò vedere una tecnica per poter nutrire i polistiroli senza più aprirli, quindi una tecnica molto semplice, e vi farò vedere anche come inverno io le mie cassette. Prima di continuare però ragazzi, come al solito io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un bel like al video se vi è sembrato interessante e di condividere con i vostri amici. Adesso ci vestiamo e andiamo in apiario a vedere le operazioni. Eccoci qua ragazzi, adesso vi faccio vedere come io inverno le mie famiglie. Io so già che molti saranno contrari a questa tecnica del cellophane, però io la uso perché l'ho provata per diverse stagioni e ho notato che effettivamente le api in questo modo riescono a tenersi la testa più calda. Perché come dicono i vecchi apicoltori, l'ape vuole testa calda, piedi freddi. Quindi la prima cosa che ho fatto è togliere i fondi antivarroa dopo il secondo giro di sublimato. Appena fatto la seconda sublimazione li ho tolti subito senza guardare la caduta. Poi, che aveva bisogno, ho dato un bel panetto di candito. Questi sono 2,5 kg di candito, così per un po' siamo a posto. Se vedete stanno già mangiando. Ho messo sopra la busta di cellophane in questa maniera qua per sigillare con l'utilizzo della propoli delle api. Abbiamo sigillato bene la nostra arnia. Questo cosa fa? Sappiamo che il calore noi tende a salire verso l'alto. Questo praticamente non favorendo l'uscita dell'aria, anzi la plastica proprio blocca l'avanzamento dell'aria verso l'alto. Abbiamo che il calore rimane tutto concentrato all'interno dell'arnia. È un po' come avere il coperchio di un polistirolo, né più né meno. Adesso la condensa che si forma dentro, intanto per cominciare qua non c'è condensa. Abbiamo un po' di condensa qui, ma questa qua è dentro al cassetto del candito, dentro al sacchetto. Questa condensa qua non è nel polistirolo, è proprio dentro il sacchetto. E un'altra cosa da dire è che la condensa che si formerà magari in qualche angolino da qualche parte sarà utilizzata dalle nostre api per sciogliere in maniera più facile il candito o le scorte. Quindi queste goccioline di condensa che si vanno a formare non danno assolutamente fastidio. Darebbero molto più fastidio se fosse magari un vassoio sotto che è completamente allagato, come capita spesso di trovarne. Questo darebbe molto più fastidio perché abbiamo uno specchio d'acqua sul fondo dell'arnia che porta sopra verso le api l'umidità. Invece questa condensa è già risalita sulle api, si formerà solamente in questa posizione sopra la testa delle api, non attraverserà il glomere e avremo quindi solamente qualche gocciolina sparsa da qualche parte che le api addirittura possono riutilizzare per abbeverarsi o per sciogliere lo zucchero. Questo metodo qua secondo me è un metodo molto valido che abbiamo noi italiani copiato un po' dai paesi dell'est che lo utilizzano, dove là gli inverni sono molto più rigidi che da noi. Io lo uso praticamente da sempre e vedo che chi ha il cellophane assolutamente le api stanno molto meglio e si comportano molto meglio rispetto invece a chi non ne ha. E ve lo consiglio di cuore di utilizzare questo metodo qua. Quindi adesso io finirò le operazioni di invernamento. Chi aveva bisogno del candito l'ha già ricevuto. Procederò alla pesatura delle arnie. Io a pesare le arnie faccio semplicemente questo movimento qua e riesco a capire quante scorte hanno. Comunque io l'ho sempre scritto sopra il mio taccuino chi aveva buone scorte, chi non ne aveva e chi aveva bisogno di integrazione. Comunque io adesso soppeserò tutte le arnie, farò questa modifica a tutti i polistiroli che contengono una famiglia e procederò così verso tutto l'apiario approfittando di questa giornata di sole. Un'altra cosa importante, vedete qua non c'è condensa sopra al sacchetto, sopra il cellophane, non c'è condensa e veniamo da 3 giorni che ha fatto brutto tempo, è stato sempre a cielo coperto, non è mai stato un pomeriggio soleggiato come quello di oggi e soprattutto dove ha piovuto finalmente anche abbastanza corposamente, quindi se doveva fare della condensa penso che ci sarebbe già. Quindi ragazzi, non abbiate paura di sperimentare, provate se non l'avete ancora provato e poi mi darete i vostri feedback e le vostre opinioni. Ecco, vedete ad esempio questi polistiroli qua, io non avevo
il coperchio, perché sono i polistiroli che mi hanno lasciato quando acquistai degli sciami con questo coperchio qua di rete, e me l'hanno lasciati così con il vuoto a perdere. Io li ho recuperati utilizzando dei sacchetti di cellophane misto alluminio, e dove ci sono questi sacchetti qua, io anche d'estate vedo che le api insomma stanno bene, non patiscono mica. Non cambia nulla da questo coperchio qua a questo coperchio qua. Questo qua è un pochino più spesso, un pochino più isolato, ma questo fa esattamente la stessa funzione, che è quella di bloccare la dispersione di calore nella parte superiore dell'arnia o del polistirolo. Quindi il calore che sale verso l'alto qua viene assolutamente bloccato e rimane dentro al nostro portasciami. Ecco, praticamente mettendo il cellophane sulle arnie replichiamo questa funzione qua. Vedete? Abbiamo qua il nostro coperchio rovesciato. Lo metto rovesciato perché comunque si tiene una camera d'aria oltre la barriera per il calore, si tiene una camera d'aria, e come sappiamo tutti l'aria è un ottimo isolante, quindi tenendo una camera d'aria, poi la barriera al vapore e il nido, noi abbiamo già fatto una coibentazione che è assolutamente sufficiente per passare gli inverni anche molto molto rigidi. Il bello è che riusciamo a vedere anche il nido senza dover magari vestirci, riusciamo a fare delle visite molto veloci, dare un'occhiata com'è il glomere, dove è posizionato. Oramai le nostre famiglie sono invernate, non hanno più bisogno del nostro aiuto se le abbiamo lasciate in condizioni buone. Come potete vedere, magari queste qua sembra che ci sono poche api, ma essendo magari ancora strette in glomere occupano meno spazio. Se abbiamo lasciato le nostre api in condizioni discrete, possiamo stare tranquilli e salutarle fino a metà gennaio. Qui siamo a posto. Faccio vedere anche questa. Qua c'è un po' di condensa, ma vedete che è proprio pochissima roba, e questa condensa qua, ripeto, viene comunque utile per le api, per bere le goccioline d'acqua magari senza uscire, per usare quest'acqua per sciogliere il miele delle scorte o il candito. Approfitto di questa giornata soleggiata per dare un po' di candito a questi nuclei, che non è proprio leggerissimo, ma insomma io preferisco darglielo, non lo sento abbastanza pesante. Quindi adesso vi faccio vedere una modifica da fare sui polistiroli per poter dare il candito senza poi aprirli. Adesso vi faccio vedere, vediamo qua. Il polistirolo della Quarti ha un segno per porre un'apertura sul foro. Con il trapano e la punta, quella da falegname, andrò a forare in questo modo e praticherò il foro per consentirmi di dare il candito alle nostre api. Ecco, così. Adesso che ho fatto così, io lo posso rimettere. Abbiamo il nostro foro al centro del coperchio, su cui andrò a porre il candito e lo proteggerò come vi faccio vedere. Ecco, metto il candito così dentro la vaschetta, poi si mette così sopra, in modo che le api possano mangiarlo senza bagnarsi, e poi mettiamo una piastrella, la mattonella. Questa mattonella qua serve solamente, la vaschetta è vuota, a non farla volare via con facilità dal vento. Ecco, tutto qua, serve solamente per ritrovare la vaschetta quando sarà svuotata. Ecco, in questo modo noi abbiamo fatto la modifica al nostro polistirolo. Abbiamo dato un chiletto di candito, così siamo un pochino più tranquilli, e procediamo così anche sugli altri polistiroli. Oggi che c'è il sole faremo questa modifica. Chi ha bisogno del candito glielo mettiamo, e invece chi è a posto con il peso non diamo il candito.